Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima tunica o caftano o maglia, chiamatela come volete, in cotone, realizzata con 4 pannelli, veramente molto semplice, con questo punto ragnetto che io trovo spettacolare e il punto alto. Dopodiché sono andata a finire il lavoro facendo ancora il punto ragnetto. L'ho realizzata facendo 4 pannelli, 2 pannelli che praticamente coprono lo sprone e la manica, e poi dopo li ho avvicinati e dopodiché sono andata a lavorare il pannello del davanti e il pannello di dietro. È veramente più facile da farsi che da dirsi. Adesso vi faccio vedere con un disegno come ho lavorato. Per fare questa tunica ho lavorato in questo modo. Prima di tutto ho preso in considerazione la circonferenza della manica intera, non la solita metà che usiamo per ricavare lo scalfo, e ho aggiunto un paio di centimetri. Quindi ho preso in considerazione 42-43 centimetri. Dopodiché ho preso la misura, siccome ho voluto fare una tunica con la manica sotto il gomito, ho preso la misura da avambraccio a avambraccio e ho diviso per 2 e ho ricavato 2 pannelli uguali, appunto ragnetto, di circa 42-43 cm per 52-53 cm. Dopodiché, finiti questi 2 pannelli, ho accostato i lembi senza cucirli tra di loro, ho preso la mia circonferenza e ho diviso per 2, ho usato il 50 cm perché la volevo un pochino morbida, e ho diviso 25 cm da una parte, 25 cm dall'altra, ho marcato e da lì mi sono attaccata direttamente, lavorando direttamente i 2 pannelli delle maniche e dello sprone. Sono andata avanti facendo il primo pannello, dopodiché ho tagliato il filo, mi sono riagganciata dall'altra parte e ho eseguito l'altro pannello. In totale questi pannelli misurano 55 cm che, attaccati agli altri 2 pannelli, danno un totale, la maglia lunga in totale 76 cm, perché una volta fatto questo lavoro la maglia verrà ripiegata e si andranno a cucire i fianchi che ho voluto lasciare con gli spacchi laterali, quindi ne ho cucito una sezione e l'altra sezione è rimasta aperta. Poi nel video vi spiegherò comunque meglio come ho eseguito questa maglia, che al momento sembra complicata ma in realtà è davvero tanto semplice. Quindi ora passiamo al materiale che ho usato. Ho usato questo cotone mercerizzato nella versione bianca, si presenta in gomitoli da 50 grammi e misura 125 metri. Questo filato l'ho preso l'anno scorso da Borgonovo Filati. Dopodiché ho usato un uncinetto numero 3, poi servirà un ago per la lana, una forbice, un metro da sarta, dei marcapunti e, se volete, anche degli spilli. Vi lascio al video. Iniziamo il lavoro realizzando i 2 pannelli delle maniche, quindi considerando che il punto che andremo a fare necessita di un multiplo di 15 più 13, andrò a realizzare 88 catenelle, che sono appunto 75, che è un multiplo di 15 più 13 fa 88, più una catenella per girare. In questa maniera otterrò i 42-43 centimetri che mi servono. Vado a fare le catenelle, quindi faccio il nodino iniziale, 1, 2. Una volta realizzate le 88 catenelle, ne aggiungo una per girare. Entro nella catenella che ho subito a sinistra, faccio un punto basso, dopodiché rientro nella costina del punto basso che abbiamo appena fatto, quella più a sinistra, e faccio un altro punto basso sopra,
In questa maniera abbiamo ottenuto il nostro primo punto alto e questo è un buon sistema per far venire un bordo bello regolare e non lasciare buchi, cosa che comunque troveremmo facendo le 3 catenelle, un punto basso, 2 catenelle o 2 catenelle, così resta più compatto come lavoro. Quindi dopo aver realizzato il nostro primo punto alto ne andrò a fare altri 12, uno per catenella, quindi entro nella catenella successiva e faccio un punto alto, in quella dopo ne faccio un punto alto, in quella dopo ancora e faccio un punto alto fino ad arrivare a 13. Una volta fatti i 13 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio un punto alto e andrò a fare anche qui un altro gruppo di 13 punti alti su 13 catenelle. Dopodiché faremo 2 catenelle di separazione e riprenderemo lo stesso lavoro. Praticamente tutta la prima riga si svolge così: 13 punti alti, 2 catenelle di separazione, 13 punti alti, 2 catenelle di separazione, salto ovviamente le 2 catenelle di base e andrò a finire la riga con 13 punti alti. Ci vediamo quando sto per finire la prima riga. Ho fatto un altro gruppo di 13 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base e andrò a concludere l'ultimo gruppo di 13 punti alti. E ho finito la mia riga. Ora riparto, giro il lavoro. Io adesso ve lo sto spiegando velocemente, però è spiegato meglio in un video che ho pubblicato in precedenza. Vi lascio il link nel box informazioni. Quindi stavo dicendo, entro con un punto basso nel punto che ho subito sotto e rientro nella costina più a sinistra del punto basso e così ho ottenuto il mio primo punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nel terzo punto disponibile e faccio un doppio punto alto. 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo e faccio un altro doppio punto alto. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, entro nel quarto punto e faccio un punto alto. Entro in quello successivo con un altro punto alto, in quello dopo con un punto alto ancora. Praticamente andrò a riempire i 4 punti alti che restano con altrettanti punti alti. Il primo modulo alla riga numero 2 si presenta così. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e riparto. Entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto, aggiungo 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo punto che ho a disposizione, faccio un doppio punto alto, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nel terzo punto disponibile, faccio un doppio punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, entro nel quarto,
e vado a fare 4 punti sui 4 punti alti che restano del gruppo di 13 punti alti che abbiamo fatto nella riga sottostante. E abbiamo finito anche il secondo modulo, quindi aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile, faccio un punto alto, aggiungo 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e conto 1 2 3, entro nella terza catenella, faccio un punto alto doppio o un punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, entro nel terzo e faccio l'altro punto altissimo, aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, conto 1 2 3 e qui restano 4 punti alti. Vado ad eseguire 4 punti alti nei 4 punti alti che restano, appunto, quindi 1 2 3 e 4 e di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto disponibile con un punto alto, aggiungo 3 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, conto 1 2 3, entro nella terza, faccio un punto alto doppio, due volte filo sull'uncinetto, conto 1 2 3, entro nella terza con un altro punto alto doppio, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1 2 3, entro nel terzo punto e vado a fare i 4 punti alti rimanenti. Vado a fare i 4 punti alti sui 4 punti alti rimanenti della riga sottostante e lavoreremo così per tutta la riga. Finita la riga numero 2 andremo a fare la riga numero 3, quindi giriamo il lavoro, entriamo nel punto che abbiamo subito sotto con un punto basso, prendiamo la costina più di sinistra del punto basso che abbiamo appena fatto e facciamo un altro punto basso e questo è il nostro primo punto alto. Quindi andremo a lavorare i 4 punti alti come li troviamo, quindi questo è il punto numero 2, numero 3 e numero 4. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado qui nel primo punto altissimo e faccio un punto basso, entro in quello successivo e faccio un punto basso, aggiungo altre 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a chiudere con un punto alto sul punto alto che abbiamo subito dopo. Abbiamo finito il primo modulo della riga numero 3. Ora ripartiamo con le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto disponibile con un punto alto e lavoro gli altri 3 sempre con un punto alto, quindi 4 punti alti su 4 punti alti di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nel punto altissimo, faccio un punto basso, vado in quello successivo e faccio un punto basso, faccio le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a chiudere il modulo con il punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e vado avanti così, quindi lavoro i 4 punti alti, 3 catenelle di separazione, punto basso, 3 catenelle, punto alto, di nuovo 2 catenelle di separazione, 4 punti alti, 3 catenelle, punto basso, 3 catenelle, punto alto. Lavoreremo tutta la riga in questa maniera. Finita la riga numero 3, giriamo il nostro lavoro e iniziamo la riga numero 4. Quindi ricominciamo con un punto basso nel punto che ho subito sotto, entro nel punto basso che ho appena fatto, ne faccio un altro,
Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile e faccio il mio punto altissimo o doppio punto alto. Aggiungo 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto basso che ho a disposizione e faccio l'altro doppio punto alto. E di nuovo aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a farmi i 4 punti alti. Aggiungo 2 catenelle ancora, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto disponibile con un punto alto. Aggiungo 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso, faccio il mio doppio punto alto. Di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso successivo e faccio un altro doppio punto alto. Di nuovo aggiungo 2 catenelle e vado a farmi 4 punti alti nei 4 punti che abbiamo nella riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione e riprendo la sequenza, quindi punto alto nel punto alto, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, punto altissimo nel primo punto basso, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, punto altissimo nel secondo punto basso, 2 catenelle e 4 punti alti nei 4 punti alti della riga sottostante. E termineremo anche questa riga in questo modo. E abbiamo finito anche questa riga. Andremo a ripetere la prima riga. Andremo a fare una ripetizione della prima riga, quindi come facciamo? Giriamo e rifacciamo il nostro primo punto alto, quindi punto basso e un punto basso sopra. Dovremmo fare 13 punti alti, quindi uno l'abbiamo fatto, quindi lavoriamo questi 4 e ne abbiamo 4. Dopodiché ne faremo 2 nell'archetto formato dalle 2 catenelle e siamo arrivati a 6. Qui abbiamo il punto altissimo, entriamo, facciamo il punto alto e siamo arrivati a 7. Qui abbiamo l'archetto, entriamo, facciamo 2 punti alti e siamo arrivati a 9. Qui abbiamo il punto, entriamo, facciamo un punto e siamo arrivati a 10. Qui abbiamo l'archetto di 2 catenelle, quindi ne facciamo altri 2 e siamo a 12. Qui abbiamo l'ultimo punto disponibile, lo lavoriamo e diventa 13. Aggiungo 2 catenelle di separazione e ripetiamo l'operazione, quindi qui mi trovo i 4 punti alti e lavoro 4 punti alti. 1, 2, 3, 4. Qui ho l'archetto di 2 catenelle, quindi filo sull'uncinetto, faccio 2 punti e diventano 6. Qui ho il punto, entro e diventano 7. Qui ho un altro archetto, ne faccio altri 2 e diventano 9. Qui ho il punto, entro e diventano 10. Qui ho l'ultimo archetto dove vado a fare 2 punti alti e sono 12, e qui c'è l'ultimo punto, entro, faccio l'ultimo e diventano 13. 2 catenelle di separazione e riparto da capo, quindi faremo in questo modo: 4 punti alti,
punto su punto, 1 2 3 4, 2 nel primo archetto, 1 sopra questo punto, 2 nell'archetto centrale, 1 sopra questo punto, 2 nell'ultimo archetto del modulo e 1 che è sul punto alto che va a terminare il nostro modulo. 2 catenelle di separazione e si riparte. Ci vediamo alla fine della riga. E così abbiamo completato il nostro primo modulo. Ora per dare l'effetto zigzag dobbiamo invertire, quindi se abbiamo iniziato il motivo con un punto alto alla riga numero 2, ora inizieremo il motivo con 4 punti alti, quindi giro il lavoro, faccio il mio primo punto alto, quindi punto basso su punto basso, e farò 4 punti alti, quindi uno l'ho già fatto, 2, 3 e 4. Aggiungo le 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1 2 3. Praticamente andremo a ripetere la riga numero 2, però cambiandone la partenza. Quindi ho fatto punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nella terza e faccio un altro punto alto doppio. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado, conto 1 2 3, entro nel terzo punto alto che è anche l'ultimo del gruppetto di 13. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto disponibile, faccio un punto alto e farò i 4 punti alti, quindi 2 3 e 4, punto su punto, 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, conto 1 2, entro nella terza, faccio un punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nella terza, un altro punto alto doppio, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado nel terzo punto disponibile e nell'ultimo comunque del gruppo di 13, faccio un punto alto. Di nuovo 2 catenelle di separazione, entro nel primo punto e faccio un punto alto, nel secondo un altro punto alto, nel terzo un altro punto alto, nel quarto un altro punto alto. Faccio 3 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nella terza, faccio il mio punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nel terzo punto che ho della riga sottostante e faccio un altro punto altissimo, 3 catenelle e vado a chiudermi sull'ultimo punto alto del gruppo di 13 punti alti della riga sottostante. Aggiungo 2 catenelle di separazione e riparto. La sequenza sarà così: 4 punti alti, 3 catenelle di separazione, salto 2 punti di base, entro nel terzo con un punto altissimo, 2 volte filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, entro nel terzo, faccio un altro punto altissimo, aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a lavorare l'ultimo punto alto con un altro punto alto. La sequenza è questa. Finita questa riga ripartiamo con quella successiva, quindi qui ho il punto alto, giro il mio lavoro e riparto con un punto basso nel punto che ho subito sotto e un altro punto basso sopra. Quindi mi ritrovo in questa situazione, aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a fare i punti bassi, uno sul primo punto altissimo disponibile e un altro su quello successivo.
aggiungo 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare 4 punti alti sopra i 4 punti alti. Praticamente abbiamo invertito l'inizio e la fine, quindi qui abbiamo 4 punti alti e sul modulo numero 2 ce li ritroviamo di qua. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto che ho subito a disposizione, faccio un punto alto, 3 catenelle, entro nel punto altissimo, faccio un punto basso, entro in quello successivo con un altro punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a fare i 4 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare il punto alto sul punto alto solitario. Di nuovo 3 catenelle, entro nel punto altissimo, punto basso, entro in quello successivo, un punto basso, 3 catenelle e vado a fare 4 punti alti. Di nuovo 2 catenelle di separazione e vado a rifare la sequenza fino alla fine della riga. Finita anche questa riga, giriamo il lavoro, ripartiamo con i nostri 4 punti alti, quindi il primo sarà punto basso su punto basso, vado a completare con altri 3 punti alti la sequenza dei 4 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso che ho disponibile e faccio il mio punto altissimo, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto dopo con un altro punto altissimo, 2 catenelle di separazione ed entro con un punto alto nell'ultimo punto alto. Aggiungo 2 catenelle e vado nel modulo successivo ripetendo la sequenza, quindi abbiamo 4 punti alti, li lavoro così come sono, quindi 4 punti alti sopra, due catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, vado nel primo punto basso che ho a disposizione, entro, faccio il punto altissimo, due volte filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso che ho a disposizione, faccio il punto altissimo, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso successivo e ripeto il punto. Di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare questo punto alto solo soletto qua in fondo. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e lavoro i 4 punti alti, due catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, vado a cercarmi il mio punto basso, entro nel primo, faccio un doppio punto alto, 2 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel secondo, ripeto il doppio punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto alto che ho disponibile, faccio sopra il punto alto. Andiamo a finire la riga in questa maniera. Finita anche questa riga, voltiamo il lavoro, andremo a ripetere i 13 punti alti separati da 2 catenelle. Quindi entro nel primo punto alto,
faccio punto basso su punto basso, qui ho l'archetto di 2 catenelle, faccio 2 punti alti e diventano 3, qui ho il punto, ne faccio 1, sono 4, qui ho l'archetto di 2 catenelle, ne faccio 2 e diventano 6, qui ho il punto altissimo, faccio un punto alto, diventano 7, qui ho l'archetto di 2 catenelle, faccio 2 punti alti e diventano 9, dopodiché ho i 4 punti alti, aggiungo questi 4 punti alti e diventano 13. Aggiungo 2 catenelle di separazione e riparto, quindi filo sull'uncinetto, vado nel punto alto e faccio il primo, dopodiché ho l'archetto di 2 catenelle, ne faccio altri 2 e diventano 3, qui ho il punto altissimo, entro, ne faccio un altro e diventano 4, qui ho l'archetto di 2 catenelle, ne faccio altri 2 e diventano 6, qui ho il punto, ne faccio uno sopra, diventano 7, ho l'archetto di 2 catenelle, faccio altri 2 punti, diventano 9 e qui ho i 4 punti che aggiunti agli altri 9 diventano 13. E di nuovo 2 catenelle di separazione e la riga la finisco così. Finita questa riga, tutto si ripete dalla riga numero 2. Andremo avanti ad alternare queste righe fino a raggiungere l'altezza che vogliamo. Io lavorerò intorno ai 52-53 centimetri. Ci vediamo quando ho finito tutti e 2 i pannelli delle maniche. Fatti i 2 pannelli, quelli che sostituiscono lo scalfo e la manica, non dovremo far altro che fare il pannello del davanti e il pannello del dietro. Come facciamo? In questo modo. Io ho già fatto un pannello, quindi, ed è venuto, io ho già fatto un pannello, ve lo faccio vedere. Ho lavorato una fascia a punto alto, dopodiché ho proseguito, ho fatto un bordo bello alto con il punto ragnetto. Andiamo a vedere come ho fatto. Quindi prendo il mio lavoro, facciamo finta che non ho fatto l'altro pannello, qui prendo i miei rettangoli e li metto vicini dalla parte più corta, nel mio caso, cioè dalla parte dove ho deciso che ci sarà la scollatura. Li metto vicini in modo che sembrino una striscia unica, in questa maniera qua. Dopodiché andrò a marcare, quindi praticamente i 2 lembi dei pannelli messi vicini saranno la nostra metà, e andrò a marcare quello che è la nostra semicirconferenza. Nel mio caso io ho 50, tengo come riferimento la metà e misuro 25 centimetri da una parte e segno, e 25 centimetri dall'altra parte e segno. Dopodiché andrò a contare le righe per vedere se sono giusta. Dopo aver marcato entrambe le parti e aver contato bene le righe, andrò a lavorare. Quindi andrò a raccogliere tutte le maglie e farò dei punti alti. Quindi entro dove ho marcato, faccio punto basso su punto basso e questo sarà il nostro primo punto alto. Tengo la codina così la lavoro e vado avanti, quindi io entro proprio, qui così ci sono i 2 punti bassi di inizio, quello uno sopra l'altro, entro dentro e faccio un punto alto. Quindi per ogni barretta di punto alto che abbiamo dovremo lavorare 2 punti alti.
qui siamo al prossimo punto alto, entro proprio nell'asolina qui e faccio un punto alto. Qui c'è una specie di buchino, entro e faccio un altro punto alto. Vado nella barretta successiva, quella ai 2 punti bassi, entro in mezzo al punto, faccio un punto alto, entro nel punto dopo e faccio un punto alto, mi sposto, entro qui dove c'è l'asolina, un po' di pazienza e si entra, faccio un punto alto e vado avanti così fino a quando incontriamo il primo lembo. Poi vediamo come unire i 2 pannelli. Qui sono arrivata alla fine, all'ultimo punto, quindi entro, faccio un punto alto, rientro nella stessa barretta, faccio un altro punto alto qui proprio a filo del bordo e niente, semplicemente prendiamo il pannello, prendiamo l'altro pannello, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto alto in modo da essere perpendicolari col bordo. Quindi ora non devo fare altro che proseguire fino al prossimo marcapunti. E ho finito la mia prima riga di punti alti. Come vedete, quando lavorate il punto alto, al posto di andare a prendere tutta la barretta, lo lavorate dentro il punto, quasi praticamente non si vede che è stato attaccato. Ecco il motivo per cui io lavoro dentro i punti anziché intorno. Arrivati a questo punto dobbiamo andare avanti a lavorare a punti alti, tenendo però in considerazione che quando avremo finito le 20 righe di punti alti, 20 nel mio caso, voi quanto avete deciso di farne, dobbiamo arrivare ad ottenere un multiplo di 15 più 13 per proseguire con il nostro punto ragnetto. Io ho fatto in questa maniera, io qui in totale ho 100 punti. Me ne servirebbero per un multiplo di 15 più 13, me ne servirebbero 103, perché comunque 15 per 6 fa 90, più 13, 103. Però io ho deciso di allargare un pochino di più la mia maglia e aggiungere un modulo ancora. Quindi a questi 103 punti ne ho aggiunti altri 15, per un totale di 118. Che sono andata a lavorare in questa maniera, quindi 18 punti li ho divisi così. Allora ho lavorato 11 righe così come le ho, quindi 100 punti per ognuna. Alla 12ª ho fatto 6 aumenti, dopodiché ho lavorato altre 3 righe coi punti così come sono. Alla 16ª ho messo altri 6 aumenti, ancora ho lavorato altre 3 righe così come sono. Alla 20ª ho messo 6 aumenti, quindi ho aumentato per 3 volte 6 punti e sono arrivata ai miei 118 punti. Ora vado avanti, faccio le mie 20 righe e ci vediamo quando devo iniziare il punto ragnetto. Finite le 20 righe di andata e ritorno di punti alti, dovremo iniziare a fare il nostro punto ragnetto. Quindi facciamo punto basso su punto basso, che sarà il nostro primo punto alto, e facciamo 13 punti alti in totale, quindi sono 3, 4, 5, finiti i 13 punti alti aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base, entro nel terzo, ricomincio con i 13 punti alti e vado avanti così. Andiamo avanti così con il punto ragnetto. Io l'ho fatto per 8 moduli, cioè cosa significa 8 volte il motivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi ci vediamo quando abbiamo finito
il pannello. Voi ovviamente vi fermate alla misura che desiderate. Vediamo come cucire i fianchi della maglia, della tunica. Finito di fare entrambi i pannelli, è arrivato il momento di cucire i fianchi. Io uno l'ho già cucito e ho lasciato uno spacco sul fondo. Chi mi segue da un po' lo sa che amo le bluse lunghe o maglie lunghe con gli spacchi laterali e quindi tendo sempre a lasciarli, però voi siete di cucire tutto il fianco. Quindi come ho fatto? Prima di tutto lo giriamo dal rovescio perché andremo a cucire il rovescio, dopodiché portiamo a pari i motivi. Io ho lasciato uno spacco di circa 26 cm pari a 4 motivi completi, quindi porto bene a pari l'ultimo motivo e lo punto con uno spillo, dopodiché porto bene a pari questi motivi e vado a puntarli alla fine del quarto, facendo in modo che sia esattamente identico all'altro spacco. Una volta fermati i due pannelli, prendo il mio ago e vado a prendere il punto intero da una parte e il punto intero dall'altra parte, cioè il punto intero dal primo pannello e il punto intero dal secondo pannello. Faccio un paio di nodi per fermare e vado avanti così, quindi punto intero e punto intero. Esco, punto intero, quindi le due asoline del punto e punto intero, prendendo un punto intero di qua e un punto intero di là. Andiamo avanti a cucire fino alla fine della manica, facendolo su tutti e due i fianchi. Ci vediamo alla fine della cucitura. Ho finito di cucire tutti e due i fianchi, 1 e 2. Adesso andiamo a vedere la maglia sul manichino. Ed ecco il lavoro finito. È davvero molto molto bella e anche molto raffinata. È molto adatta a questa stagione. Ovviamente io l'ho voluta fare con la manica a 3/4, ma siete liberissimi di farla con la manica lunga, la manica corta, come più volete. Potete anche allungarla e farci un copricostume, un caftano. Liberate la fantasia, veramente si possono ottenere altre versioni, tutte molto belle. E con oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.